Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa collana. È, come potete vedere, una collana lunga che io userò a doppio giro. In ogni caso il lavoro è semplice, lavoreremo per la maggior parte del tempo con la tecnica a rosario, ma in ogni caso una volta presa la mano il lavoro scorrerà velocemente e risulterà anche di semplice esecuzione. Prima però di lasciarvi al materiale occorrente dal tutorial, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, commentate e condividetelo. Se vi è piaciuto in maniera particolare lasciatemi un hype. Per questo progetto avremo bisogno di cristallini da 4 mm che però andremo a dividere in due. Una parte la infileremo e una parte la inseriremo a rosario. Dopodiché avremo bisogno anche cristalli da 6 mm. Io ho infilato la mia parte di cristalli da 4 mm su questo filato gioiello numero 6 color argento. I cristallini invece li ho presi nelle tonalità che si abbinavano tra di loro, li ho infilati a casaccio e li ho voluti abbinare a questo grigio. Dopodiché avremo bisogno degli uncinetti, l'1,25 per la lavorazione e lo 0,6 per l'inserimento a rosario. Dopodiché avremo bisogno di un ago infilaperle, di 1 metro da sarta, di un paio di forbici e di colla per bigiotteria. Come al solito lascio un pezzetto di filo, prendo l'uncinetto 1,25, vado a fare il nodino iniziale, faccio una catenella, allungo il filo, vado a prendere un cristallo da 6 con l'uncinetto più piccolo, lo inserisco, lo chiudo lasciando la catenella piuttosto morbida, dopodiché entro tra il filo, vedete qui c'è un filo e qui abbiamo le costine della catenella che escono dal cristallo. Entriamo tra il filo e il cristallo e facciamo un punto basso. Praticamente è lo stesso procedimento del punto strega o punto salomone. Dopodiché allungo di nuovo il mio filo e vado a inserire 3 cristallini da 4 mm. Non spaventatevi, è l'operazione più semplice di quel che sembra. Quindi inserisco il numero 1, ovviamente dovrete allungare un pochino di più l'asola, 2, e 3. Cambio l'uncinetto, regolo l'asola, vado a prendere 3 cristallini di quelli che ho sul filo, li porto giù, chiudo con una catenella, aggiungo una catenella, rientro nella catenella di chiusura dei cristalli e faccio un punto basso. Allungo l'asola, vado a prendere un cristallo da 6, lo inserisco, regolo di nuovo l'asola, chiudo con una catenella, entro tra il cristallo e il filo, quello da solo, e faccio un punto basso. Allungo l'asola tenendola un pochino più lunga, vado a infilare i miei 3 cristallini da 4 mm. Sono riuscita a prenderne 2, ne infilo 2 e vado a prendere il terzo, ne ho infilati tutti e 3, cambio l'uncinetto, regolo l'asola, vado a prendere 3 cristalli che ho sul filo, li porto
bene appoggiati al punto basso, chiudo con una catenella, ne aggiungo una, metto un pochino di traverso, entro nella catenella di chiusura dei cristalli, vedete? Questa, entro e faccio un punto basso, allungo l'asola, vado a prendere il cristallo da 6, e lo blocco, dopodiché entro tra il filo e il cristallo, faccio un punto basso, allungo di nuovo l'asola, cambio l'uncinetto, vado a prendere i cristalli più piccoli, due e 3. Regolo l'asola, vado a prendere 3 cristalli che ho sul filo, li porto bene appoggiati al punto basso, chiudo con una catenella, ne faccio un'aggiuntiva, entro tra le costine della catenella di chiusura dei cristalli e faccio un punto basso e di nuovo allungo, vado a prendere il cristallo da 6, chiudo, entro tra il filo e il cristallo, faccio il punto basso, allungo di nuovo la mia asola un pochino di più perché dobbiamo farne stare 3, cambio l'uncinetto, vado a prendere 3 cristallini piccoli, uno alla volta o 2 o 3 tutti insieme, dipende da quanto è largo il foro del cristallo. Ne ho inseriti tutti e 3. Vado a prendere i 3 cristalli che ho sul filo, li appoggio bene al punto basso, vado a chiuderli insieme, aggiungo una catenella, metto un po' di traverso il lavoro, entro nella catenella di chiusura dei cristalli, faccio un punto basso, allungo, prendo un cristallo da 6, lo inserisco, lo chiudo con una catenella, entro tra il filo e il cristallo, faccio un punto basso, allungo l'asola un pochino di più, vado a prendere i miei 3 cristallini, e sono 2, vado a prendere il terzo, cambio l'uncinetto, vado a prendere gli altri 3 cristalli, chiudo, catenella, entro nella catenella di chiusura dei cristalli, faccio un punto basso. Il lavoro da fare è tutto questo, adesso lo ripetiamo un'altra volta insieme, dopodiché ci vedremo quando ho terminato la collana. Quindi allungo un pochino l'asola, vado a prendere il cristallo da 6,
chiudo, lo inserisco e chiudo, entro tra il filo e il cristallo, faccio un punto basso, allungo, vado a prendere i cristalli piccoli, ne ho presi due, li ho inseriti, vado a recuperare il terzo, ho inserito anche il terzo, cambio l'uncinetto, regolo l'asola, vado a prendere 3 cristalli che ho sul filo, li chiudo, faccio una catenella, entro nella catenella di chiusura dei cristalli, faccio un punto basso e andiamo avanti con questa lavorazione fino al raggiungimento della lunghezza che vogliamo. Io credo che starò sul 1,20 m, 1,30 m per fare un doppio giro. Se voi volete farla più lunga, fare più giri, potete farla. Se volete farla più corta, va bene, perché la lunghezza la deciderete voi. Se volete però fare una collana a girocollo poco più lunga, però dovete calcolare la chiusura. Quindi per una collana senza chiusura abbiamo iniziato con un cristallo da 6 e finiremo con i 6 cristalli da 4. Se invece avete deciso di mettere la chiusura, come iniziate dovete finire. Se avete iniziato col cristallo da 6, finirete col cristallo da 6, dopodiché farete l'asola, inserirete il bottone o il cristallo o l'anellino, il moschettone, la chiusura che preferite. Se invece avete deciso di iniziare con i 6 cristalli da 4, dovete finire poi con i 6 cristalli da 4. Ci vediamo quando ho terminato la mia collana. Ho finito la collana, ho fatto l'ultimo punto basso sui 6 cristallini. Come potete vedere, per dare continuità al disegno ho finito con i 6 cristallini perché ho iniziato con il cristallo da 6 mm. Vado a chiudermi con un punto bassissimo nell'unica catenella che abbiamo fatto all'inizio. Faccio un nodino di sicurezza, taglio il filo lasciandone un pezzettino per poter poi chiudere, fare i nodini di sicurezza in maniera agevole. E la nostra collana è terminata. Prima di passare ai nodini di sicurezza vi do 2 numeri. La collana è lunga in tutto da aperta 132 centimetri, quindi da chiusa ne misura ovviamente la metà, 66 circa, ed ho usato in tutto 288 cristalli da 4 mm, di cui 144 sul filo e 144 a rosario e 48 cristalli da 6 mm. Detto questo, andiamo a nascondere i fili della nostra collana. Quindi vado a prendere la mia collana, i 2 fili, siccome il filo è sottile vado a fare un paio di nodi. Avendo il filo sottile i nodi li possiamo fare tranquillamente. Quindi ne faccio uno. E uno lo faccio doppio, in questa maniera. Ok, dopodiché prendo il mio ago apribile, passo attraverso il cristallo da 6 mm, taglio la parte usurata che mi dimentico sempre di tagliarla all'inizio, passo attraverso il cristallo da 6 mm, e faccio un paio di nodi in questa maniera.
Dopodiché andrò a mettergli un po' di colla. Qui invece dall'altra parte che abbiamo i cristallini da 6 entriamo nel punto basso, facciamo il nodino di sicurezza, entro qui uno spazio che trovo ancora dopo, ne faccio un secondo, dopodiché prendo l'ago in filaperle e passo attraverso i 3 cristalli Vado a fare un paio di nodini così come ho fatto dall'altra parte, dopodiché metterò un goccino di colla, andrò a tagliare i fili e la collana sarà finalmente finita. Ci vediamo dopo. Ed ecco la collana terminata, è una collana che potete portare a doppio giro oppure potete lasciarla lunga e fare un nodo all'estremità. In questa maniera, pur essendo una collana carica di cristalli, è comunque raffinata perché avendo usato i cristalli da 4 è piena, ma nello stesso tempo non è visivamente pesante. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.